Questo è il terzo video dedicato all'argomento armonia funzionale e tratta uno di quegli argomenti che sono, non si sa per quale ragione, proprio pietra d'inciampo per quasi tutti quelli che gli si avvicinano, che sono quelli che noi chiamiamo in americano, si chiamano sub 5, che è un'abbreviazione per substitute of fifth degree, sub 5. Ed sono quegli accordi che invece nella concezione, nella modalità italiana fan della complessità e della cacofonia, vengono chiamati sostituzione del tritono. Cioè, che cosa significa? Cosa sono i sub 5? I sub 5 sono degli accordi di dominante che possono sostituire il quinto grado, sia principale che temporaneo, di qualsiasi accordo, e lo sostituiscono come un accordo di settima di dominante costruito un semitono sopra il punto di arrivo, il target, l'accordo verso cui vogliono risolvere. Quindi che cosa significa questo? Do, 2, 5, 1, Re minore, Sol settima, Do maggiore. Io posso in questa micro progressione o in qualsiasi altra progressione in cui ci sia un quinto grado prima di un punto d'arrivo, prendere il quinto grado e sostituirlo con un sub 5, che è un accordo di settima dominante, settima di dominante, costruito un semitono sopra il punto di arrivo. Quindi dove sto andando? A Do, Re bemolle settima. Quindi invece di usare Re minore, Sol settima, Do maggiore, uso Re minore, Re bemolle settima, Do maggiore. Molto semplice. Ora questa cosa, questo meccanismo di sostituzione si può applicare, come abbiamo detto, a tutti i gradi, quindi non solo per la dominante principale di Do maggiore, che è Sol settima, ma anche per le dominanti secondarie di tutti i gradi. Quindi voglio andare in un pezzo in Do maggiore, voglio andare a Re minore, abbiamo visto che posso usare la dominante secondaria o temporanea, come dir si voglia, che è la settima. Posso addirittura arricchire questa cosa usando Mi minore, la settima, e a questo punto, sapendo che esiste il sub 5, posso usare Mi bemolle settima per andare a Re minore, o Mi minore, Mi bemolle settima, Re minore. Qui sono in Do, voglio andare a Re minore, posso usare per arricchire questo andare verso Re il La settima, posso usare il Mi minore, la settima, o posso usare il Mi bemolle settima al posto di La settima, quindi Do maggiore, Mi minore, Mi bemolle settima, Re minore. E questo meccanismo lo posso riprodurre su tutti i gradi della scala armonizzata che ci consentono di costruire delle dominanti, quindi sul secondo, sul terzo, sul quarto, sul quinto e sul sesto. Ricordiamoci sempre che il primo grado la dominante già ce l'ha, sta nella scala armonizzata, e il settimo grado la dominante temporanea non ce l'ha perché suona male. Detto questo, ulteriore aggiunta: nel momento in cui iniziamo a usare i sub 5, quindi iniziamo a usare accordi di settima di dominante che hanno la tonica fuori della tonalità, quasi sempre, quindi con molte note fuori dalla tonalità di impianto, creiamo un colore forte. Ora questo colore forte, come sempre diciamo, l'appetito viene mangiando, ci consente di usare addirittura un altro stratagemma, che è quello che si chiama secondo grado relativo. Cioè, in pratica, è semplicemente il secondo grado della tonalità in cui il sub 5 svolge funzioni di quinto grado normale. Facciamo l'esempio sul primo grado. Abbiamo detto che per andare a Do maggiore io posso usare Sol settima, o posso usare il sub 5, che è l'accordo di settima dominante costruito un semitono sopra il punto di arrivo, quindi posso usare
Re bemolle settima, Do maggiore. Se uso questa cosa all'interno del 2-5 sarà Re minore, Sol settima, Do maggiore, o Re minore, Re bemolle settima, Do maggiore. A questo punto, per trovare questo ulteriore accordo, che è il secondo grado relativo, cosa posso fare? Mi faccio la domanda: Re bemolle settima, che è l'accordo che sto usando per sostituire Sol, in che tonalità è il quinto grado? Se abbiamo fatto quello che dovevamo fare, sappiamo che è il quinto grado di Sol bemolle, e quindi a questo punto prendo il secondo grado di questa tonalità, La bemolle minore, associato col Re bemolle settima, e lo uso in Do. Questo è realmente un colore particolarmente un po' più ardito, direi, ok? Però effettivamente spesso e volentieri funziona. Quindi, come abbiamo già detto in altri video, l'uso delle sostituzioni, degli arricchimenti armonici non è free, è sempre condizionato a che tipo di melodia abbiamo. Prendiamo un pezzo che ha una melodia originale e una struttura di armonica originale, andiamo a sostituire degli accordi, dobbiamo sempre tenere conto che questi accordi devono sostenere la melodia, e quindi non è sempre possibile. Perché? Sempre per la stessa ragione, perché a volte suona male, a volte suona bene, quindi si possono usare quando suonano bene. L'unico perché vero nella musica è perché suona bene, ok? Quindi ripetiamo: io devo andare a Do maggiore, posso usare Re minore, Sol settima, Do maggiore, posso usare Re minore, Re bemolle settima sub 5, Do maggiore, e a questo punto, facendo il ragionamento Re bemolle settima di chi è il quinto grado di Sol bemolle, allora con chi lavora sempre a fare il 2-5, La bemolle minore, ok? Allora a questo punto tolgo anche il Re minore e uso La bemolle minore, Re bemolle settima per andare a Do. Che in questo caso, siccome la melodia ce l'ho messa io e ce l'ho messa che suona, funziona, potrebbe non funzionare. Quindi Re minore, Sol settima, Do maggiore, Re minore, Re bemolle settima, Do maggiore, La bemolle minore, Re bemolle settima, Do maggiore. Questo meccanismo è riproducibile su tutti i gradi della scala armonizzata che reggono una dominante temporanea. È un sacco di roba, è molto divertente, funziona estremamente bene, e se vedete sotto al video ci sarà l'armonizzazione di una famosissima canzone napoletana che si chiama Anima e Cora, in cui ci sono varie armonizzazioni in cui si usano vari livelli di sostituzione, di arricchimento, eccetera eccetera, dominanti temporanee, eccetera. Buon lavoro.